A un certo punto smetti di cercare davvero qualcosa di nuovo e continui semplicemente a consumare cose che somigliano a quelle che hai già visto. All'inizio non succede subito. All'inizio ogni intuizione sembra importante. Un video, una frase, un libro ti danno quella sensazione quasi elettrica di aver finalmente trovato qualcosa che mancava. Lo salvi, lo riguardi e pensi «questo mi servirà». E per un momento è vero. Ti senti più lucido, più leggero, quasi più vicino a capire qualcosa di te. Poi però passa. Sempre. Ed è proprio questa la parte che stanca di più. Non è che non trovi niente. Trovi continuamente, capisci anche molte cose, ma quasi niente resta davvero dentro di te. E allora ricominci. Un altro video, un'altra spiegazione, un altro tentativo di capire cosa non torna. Apri YouTube, scorri, ti fermi su qualcosa che sembra promettere chiarezza. Ascolti, magari annuisci anche, magari pensi «questo parla esattamente di me». Però mentre ascolti sei già proiettato verso altro, come se quello che stai guardando non bastasse mai davvero. E questa è una cosa molto frustrante da ammettere. Non ti manca l'intelligenza, non ti manca l'esposizione, ti manca forse qualcosa di più difficile da vedere, il modo in cui stai usando tutto quello che incontri. Quella sensazione la conosci, è sottile, non fa rumore, ma resta sempre sotto. Ti accompagna mentre lavori, mentre mangi, mentre fai cose normali. E anche nelle giornate tranquille c'è quella percezione continua che la vita vera sia sempre un po' più avanti, che ci sia ancora qualcosa da sistemare, da chiarire, da capire meglio. E allora torni a cercare, non perché sei superficiale, non perché sei distratto, ma perché senti continuamente che manca ancora un pezzo. E forse il primo inganno nasce proprio da qui. Continui a cercare come se la risposta fosse sempre fuori, nel prossimo libro, nel prossimo contenuto, nella prossima intuizione che finalmente dovrebbe mettere tutto al proprio posto. E così accumuli, non oggetti, ma contenuti, frasi salvate, video nei preferiti, idee appuntate ovunque. Tutte cose magari anche profonde, intelligenti e sincere, però restano lì, come qualcosa che hai capito con la testa, ma non hai attraversato davvero. È una sorta di accumulo invisibile, ma pesa lo stesso, a volte anche di più, perché non puoi prenderlo in mano e dire «ok, adesso faccio spazio». È tutto dentro il modo in cui vivi. E a un certo punto succede una cosa strana. Ti accorgi che stai vivendo come se fossi sempre in preparazione. Questa è forse la frase da ascoltare meglio, sempre in preparazione, come se dovessi ancora capire abbastanza prima di iniziare davvero a vivere. Come se la vita fosse sempre dopo aver trovato più chiarezza, dopo aver risolto quel dubbio, dopo aver finalmente capito cosa non va. Solo che quel dopo continua a spostarsi e intanto le giornate passano, anche giornate normali, magari piacevoli, però sotto resta quella sensazione continua che manchi qualcosa, che tu sia sempre un passo lontano dalla versione giusta della tua vita. E allora, piano, inizi a stancarti. Non stanco nel corpo, stanco di cercare nello stesso modo, stanco di quella tensione continua verso il prossimo tentativo, la prossima spiegazione, la prossima possibilità che questa volta sia quella giusta. Ed è lì che succede qualcosa di importante. Per la prima volta non cerchi subito altro. Non perché hai trovato finalmente risposta, ma perché inizi a non avere più voglia di cercare nello stesso modo. E in quel piccolo spazio nasce una domanda diversa. Non più cosa mi manca, ma perché continuo a sentire che mi manca sempre qualcosa? È una domanda che cambia direzione a tutto, perché non guarda più fuori, guarda il movimento stesso del cercare. E questa cosa è molto meno rassicurante. Finché pensi che la risposta sia sempre nel prossimo contenuto, hai sempre speranza, hai sempre qualcosa da inseguire. Ma quando inizi a osservare il meccanismo, vedi una verità più scomoda. Forse non sei bloccato perché non hai trovato abbastanza. Forse sei bloccato proprio perché continui a cercare nello stesso modo. E se resti un momento dentro questa intuizione, senza correre subito verso un'altra distrazione, inizi a vedere qualcosa che prima il rumore copriva continuamente. Ti accorgi che quella sensazione di mancanza non nasce davvero dalle cose che non hai ancora trovato. Non nasce dai contenuti mancanti, non nasce dalle risposte che ancora non conosci. Nasce dal modo in cui ti relazioni a quello che c'è già. È come se niente riuscisse mai a bastarti davvero. Non perché non basti, ma perché guardi tutto come un mezzo, mai come un qualcosa che è già completo così. E qui il punto diventa quasi brutale.
non stai vivendo quello che incontri, lo stai usando. Un video non è qualcosa da ascoltare davvero, è qualcosa che dovrebbe portarti altrove. Una giornata non è qualcosa da vivere, è qualcosa che dovrebbe farti sentire diverso. E così, lentamente, trasformi tutto in un passaggio. Tutto diventa un verso una versione migliore di te, verso più chiarezza, verso una sensazione più giusta. Però quel verso non si ferma mai. E forse è proprio questo il punto che non avevi mai guardato davvero. Non è che non trovi risposte, è che ogni risposta diventa subito un gradino verso altro. E allora niente riesce più a restare, tutto scivola via. E a forza di vivere così, perdi una cosa molto semplice, la capacità di stare davvero dentro quello che c'è. Perché anche quando sei fermo, dentro continui a muoverti, verso qualcosa che ancora non esiste, verso qualcosa che immagini, verso qualcosa che forse non arriverà mai nel modo in cui lo stai cercando. E senza accorgertene, inizi a vivere in una specie di altrove continuo. Sei qui, ma con la testa sei sempre un po' dopo. E questa cosa crea una distanza continua tra te e quello che stai vivendo. Più cerchi di colmarla, più sembra allargarsi. È come inseguire qualcosa che si sposta ogni volta che ti avvicini. E a un certo punto, se stai abbastanza sincero con te stesso, inizi a vederlo. Magari non completamente, non in modo perfetto, però lo intuisci. Intuisci che forse non è una questione di trovare ancora qualcosa in più. Forse è una questione di smettere di aggiungere continuamente. E questa intuizione, anche se piccola, cambia lentamente il modo in cui guardi tutto, perché rompe una convinzione silenziosa che ti porti dietro da anni, l'idea che quello che ti salverà debba ancora arrivare. Non succede subito, non in modo definitivo, però qualcosa si incrina. Qualcosa che sembrava ovvio smette lentamente di esserlo. E da lì nasce un movimento diverso, più lento, più silenzioso, ma molto più reale. Non è più una ricerca continua, non è più uno sforzo, non è nemmeno un nuovo tentativo di migliorarti. Assomiglia di più a un rallentamento, come quando smetti di correre non perché sei arrivato da qualche parte, ma perché capisci che continuare a correre non ti sta portando davvero da nessuna parte. E allora ti fermi. Non per strategia, non per disciplina. Ti fermi perché continuare nello stesso modo non ha più senso. All'inizio questo spazio è strano, quasi scomodo, perché sei abituato sempre a riempire tutto, a capire, a spiegare, ad aggiungere. E invece qui non c'è niente da fare davvero. C'è solo da guardare come ti muovi dentro le cose, come trasformi ogni esperienza in un qualcosa che dovrebbe portarti altrove. E più lo osservi, più inizi a riconoscerlo. Non come un errore, non come qualcosa da correggere subito, ma come un meccanismo automatico che non avevi mai visto davvero. E allora succede qualcosa che non ti aspettavi. Non trovi una risposta definitiva, trovi spazio. Uno spazio tra te e quel movimento continuo che ti spinge sempre verso altro. E in quello spazio, anche se piccolo, accade qualcosa di nuovo. Per la prima volta non aggiungi. Non aggiungi altri contenuti, non aggiungi altre spiegazioni, non aggiungi altri obiettivi interiori. E senza quell'aggiunta continua, qualcosa si alleggerisce davvero. Non perché hai risolto tutto, ma perché hai smesso di complicare continuamente quello che c'è già. È una differenza sottile, però cambia moltissimo. Per tanto tempo hai pensato che stare meglio significasse trovare qualcosa in più. Una comprensione più giusta, una versione migliore di te, una consapevolezza più profonda, sempre un'aggiunta. Invece, forse, stare meglio non è aggiungere, forse è smettere di sovraccaricare continuamente la tua esperienza. E questa cosa non puoi applicarla come una tecnica, è qualcosa che inizi a vedere lentamente. E più la vedi, più cambia il modo in cui stai dentro la tua vita. Le cose esternamente restano uguali, lavori, parli con le persone, accendi il telefono, guardi ancora video, non cambia la superficie, cambia il modo. Perché non stai più usando tutto per arrivare continuamente altrove. E allora anche una cosa semplice torna a essere semplice. Non deve migliorarti, non deve lasciarti qualcosa, non deve portarti da nessuna parte. È solo quella cosa. E dentro questa semplicità compare qualcosa che prima era coperto dal rumore, ovvero meno tensione, meno quella sensazione continua di essere in ritardo rispetto a una versione migliore di te stesso. E forse è proprio qui che inizi a capire davvero certe parole che avevi già sentito 1000 volte. Minimalismo, per esempio. Per molto tempo lo hai associato agli oggetti, allo spazio fuori, all'ordine visibile. Ma il punto più profondo forse è un altro. Il vero peso non è solo quello che hai nelle stanze,
è quello che continui ad aggiungere nel modo in cui guardi la vita. Aspettative, significati, direzioni, il bisogno continuo che ogni esperienza ti serva a qualcosa. E allora il minimalismo smette di essere qualcosa che fai, diventa qualcosa che smetti di fare. Non aggiungi un nuovo metodo, smetti di alimentare continuamente un meccanismo. Smetti di chiedere ad ogni momento di portarti altrove. Smetti di trattare la tua vita come un percorso verso qualcosa che non è mai qui. E questa cosa cambia molto, non fuori, dentro il modo in cui vivi. E forse anche il buddismo, alla fine, parla soprattutto di questo. Non di diventare qualcuno di diverso, ma di vedere più chiaramente il modo in cui continuiamo a soffrire cercando continuamente altrove quello che non riusciamo mai ad abitare qui. E vedere più chiaramente non significa aggiungere altre idee, significa togliere quello che copre, togliere aspettative automatiche, togliere quella tensione continua verso il prossimo momento. E quando qualcosa si toglie, non resta il vuoto, resta spazio. Uno spazio molto semplice, quasi silenzioso. E proprio per questo all'inizio rischi perfino di ignorarlo, perché sei abituato a cercare cose più forti, più intense, più evidenti. Ma se resti un attimo lì, senza usare anche quello per arrivare altrove, ti accorgi di una cosa molto semplice. Per un momento non manca niente. E forse questa è la cosa più difficile da vedere davvero. Non è la vita essere incompleta, è lo sguardo con cui continuiamo a viverla come se non bastasse mai. E quando questo sguardo si allenta anche solo per un po', la vita non cambia magicamente. Però smetti di usarla continuamente come un mezzo. E allora forse la domanda non è più che cosa mi manca ancora? Forse la domanda diventa ancora più semplice. Riesci a stare qui senza trasformare anche questo momento in qualcosa che dovrebbe portarti altrove? Perché forse il punto non è trovare finalmente il contenuto giusto. Forse il punto è smettere di usare anche la verità come una scala per scappare da dove sei. Se queste riflessioni ti aiutano a rallentare anche solo per un momento e a guardare la tua vita con un po' più di chiarezza, iscriviti al canale. Grazie.